Toys si è risvegliata dopo un letargo durato una settimana, 10 giorni, qualcosa a cui non siamo minimamente abituati. E non l'ha fatto proprio nel migliore dei modi, proponendo soltanto un annuncio così così, che vedremo tra un istante, e impegnandosi un pochino di più, diciamo, sul fronte dei rilasci. C'è qualche novità anche in ambito in art per le 1 a 12, quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando, cominciando appunto con Hot Toys e con i rilasci. Il primo in ambito Star Wars è quello di Luke Skywalker nella sua Dark Empire Edition, la versione Legends con questo vestiario di Darth Vader a tutti gli effetti, una versione diciamo oscura di Luke Skywalker che era stata annunciata da Hot Toys in una duplice versione, Artisan e scolpita. Quella che stiamo vedendo adesso è la versione Artisan, secondo me è molto molto valida, anche se poi i capelli purtroppo, come si sa, nelle versioni in estate, se non si fa una particolare cura, non saranno mai, la resa non sarà mai questa, però una versione molto carina, molto bella di Luke Skywalker, che purtroppo non ho preordinato vista la quantità limitata almeno della versione Artisan e anche essendo diciamo una doll un pochino di nicchia. Comunque sia ragazzi, da oggi è disponibile in Asia per quanti di voi magari l'hanno preordinata, anzi sono curioso, quindi magari fatemelo sapere qui sotto. Poi un altro rilascio, rimanendo sempre in ambito Star Wars, è quello che mi ha messo più in crisi all'inizio con un hype esagerato, visto che Han Solo, tratto da Ritorno dello Jedi, quindi da episodio 6, era uno dei pezzi che attendevo di più in ambito Star Wars per quest'annata. All'inizio ero super hypato, ok, anche perché ci sono dei miglioramenti che andiamo a vedere su Facebook, perché ancora le foto sul sito Toys non sono aggiornate con il miglioramento al painting e alla scultura. Però dopo una fase iniziale di hype e felicità esagerata, andando a vedere più nel dettaglio questa scultura, diciamo che seppur migliorata rispetto al prototipo, secondo me c'è ancora qualcosina che non va, se vogliamo essere pignoli. Una fronte forse esageratamente alta, con una fronte corrugata tra l'altro, che come si sa, come ho detto anche più volte per il famoso Anakin di Ahsoka, io non apprezzo particolarmente queste monoespressioni, ok? Questa è un'espressione sì, propria di Han Solo, che apprezzo, ma appunto è adattabile secondo me soltanto a qualche tipo di posa, non a tutte, non alle fasi più concitate, magari se uno vuole posarlo in modo più dinamico o quant'altro. Quindi sono molto felice, forse anche a livello di capelli, per quanto bella la scultura, si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio, e a livello di proporzioni però non voglio giudicare da una foto, almeno per le proporzioni, ma aspetterò di averlo, anche perché l'ho preordinato, quindi di averlo per portarlo sul canale come unboxing e recensione. Sono abbastanza soddisfatto dei miglioramenti rispetto al prototipo, ma secondo me ancora c'è qualcosino da fare. Ci sarebbe stato qualcosina da fare. In più c'è ancora il pleather, che suppongo sia pleather, non credo che abbiano fatto un upgrade alla pelle vera, questo lo scopriremo appunto quando avrò la possibilità di unboxarlo. Anche voi, magari sono stato troppo pignolo, troppo preciso, fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, qui sotto nei commenti, e ditemi se siete d'accordo con me. Avrei gradito magari una seconda scultura per la testa per adattarlo ad altri tipi di pose. Poi andiamo avanti con un altro rilascio, rimanendo sempre in ambito Hot Toys, ma la costola Ono Studio. Un altro dei pezzi che sto aspettando con maggiore hype per quest'anno sul fronte Marvel, sul fronte fumetto, ovvero Iron Man nella sua versione comic di Ono Studio. Finalmente appunto è stato rilasciato, secondo me, adesso non ricordo bene le tempistiche, ma con un po' di anticipo rispetto a quello che era stato programmato.
Ho da pochissimo avuto la possibilità di toccare con mano lo Spider-Man di Ono, che credo possiate vedere, no, in questa inquadratura no, ma in conclusione, quando girerò la conclusione, potrete vedere lo Spider-Man già in vetrina, e ne sono rimasto, vi faccio un piccolo spoiler, abbastanza soddisfatto, quindi non vedo l'ora di vedere anche questo Iron Man di che pasta sarà fatto. Soprattutto per le parti delle braccia, degli arti che sono in silicone, dovrebbero essere molto simili a quelli di Wolverine. Insomma, voglio vedere anche, ci sono delle funzioni, se non mi sbaglio, di accensione dei LED con i magneti, che dovrebbero essere questi posti sui fianchi di Iron Man. E quindi vediamo, non vedo l'ora di averlo, e anche questo, ragazzi, ve lo porterò come unboxing. Poi veniamo invece all'annuncio, quello che ha fatto discutere un pochino per questa settimana, appunto un risveglio di Hot Toys ma un pochino fiacco, e un annuncio che non ha fatto urlare al miracolo, ovvero questo Nightfall Batman da Batman Arkham Origins, e tra l'altro, se non ricordo male, nemmeno dal gioco principale, ma dal DLC di Arkham Origins. Un Batman che per estetica va un pochino a gusti. Vi dirò, a me per esempio potrebbe anche piacere, a parte questa parte un po' predominante alla base del collo, insomma, con questa luce, questa roba qui, non mi fa proprio impazzire, però il resto del costume potrebbe essere anche figo. Però c'ha anche, tra l'altro, se non mi sbaglio, delle funzioni a LED proprio per questa parte e per gli occhi, però diciamo che non è il Batman che in molti si aspettavano, soprattutto da Arkham Origins. Ce ne sono altre versioni che in tanti stanno aspettando e stanno facendo delle versioni un pochino alternative, un pochino troppo di nicchia secondo me, mentre dovrebbero basarsi più su quelli principali. Non so quale strategia di marketing, di vendita stia adottando Hot Toys in questo caso, sappiamo che da questo punto di vista è un po' diciamo confusionaria, ma vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Intanto questo Batman uscirà nel terzo quarto trimestre del 2026, si tratta della Video Game Masterpiece 74 di 32 cm e mezzo di altezza e 30 punti di snodo. C'è appunto la possibilità di illuminare la doll, tutte le parti che vedete comunque illuminate tramite USB, non so se c'è la funzione magnetica, ma non credo, quindi sempre il solito HUB fastidiosissimo. C'è un mantello che è cablato, sembra totalmente cablato, questo finalmente un piccolo upgrade da parte di Hot Toys per i mantelli, sembra che la linea che stia seguendo con le doll annunciate da ormai un po' di tempo a questa parte è quella del punto di cablare il più possibile, speriamo che sia un qualcosa di definitivo e non provvisorio. Solita basetta rettangolare e niente di particolare. Vi dico, esteticamente è anche figo secondo me, almeno a gusto mio personale, però non è un pezzo sinceramente che aggiungerei alla collezione. Spostiamoci adesso con una piccola parentesi sul Chocogging Time Trial, il Time Train, scusate, da Back to the Future 3, Ritorno al futuro 3. Non so se avete già visto, questa è una gran figata, pubblicata dal colossodinerd.com, che avrà presto il preordine disponibile, ragazzi, quindi vi state sintonizzati sul sito, e secondo me è una gran figata. Ha anche diverse funzioni, se non mi sbaglio, LED e anche suoni, quindi c'è anche la riproduzione tra l'altro di tutti i vari personaggi di Ritorno al futuro 3, e questo è un pezzo assolutamente imperdibile, dovrebbe essere lungo all'incirca una cinquantina di centimetri, ragazzi, quindi cominciate a fare spazio per accogliere questa gran figata, voi che potete. Poi passiamo al in art con la seconda action figure in scala 1:12, in art che intanto sta producendo veramente come un treno, rimanendo in tema, e sta facendo veramente tantissimo, sta producendo un sacco di roba. Prima faceva 2-3 doll all'anno, adesso invece si sta dando tantissimo da fare tra 1:6 e 1:12. Abbiamo visto l'1:6 di Jubagier, dopo l'1:12 di questa linea c'è stata anche la 1:6, mannaggia a loro, che non l'hanno fatto prima. Io ho preso la 1:12, quindi credo che continuerò con questa linea di 1:12 per Wukong. Questo è appunto il Wukong con la sua armatura di bronzo in scala 1:12, lo ripeto se non si fosse capito,
che sarà disponibile in duplice versione, una versione standard con soltanto l'armatura di bronzo e senza tutti questi effetti, come lo vedete in questo caso per esempio, e una versione invece deluxe con il secondo sculpt, questo senza la maschera, che credo sia quello più valido, e vari altri accessori come appunto i vari effetti. Non ricordo se la basetta sia inclusa in entrambe le versioni, comunque potete trovarla tranquillamente a breve, penso sul colossodinerd.com oppure sul sito di NAT, dove trovate anche i vari prezzi. Ad esempio 86 dollari dovrebbe essere per la versione completa, giusto? Se non mi sbaglio. E quindi, raga, io penso che quella completa, quella deluxe, sia l'unica alternativa valida in questo caso per avere comunque anche il volto di Wukong, che secondo me, per essere in questa scala, è scolpito egregiamente. Adesso spostiamoci sul colossodinerd.com per vedere gli ultimi arrivi, le ultime novità, a partire dai famosi Ghostbusters, che la scorsa settimana, in una settimana praticamente vuota, sono stati l'unica voce in questo ambito collezionistico dell'1-6, una Blitzway che ha fatto un pochino discutere per il fatto che abbia rilasciato questi Ghostbusters in edizione praticamente super limitata, almeno il pack da 4 con gli accessori aggiuntivi, e che sono andati, che ve lo dico a fare, sold out in pochissimi secondi addirittura, se non mi sbaglio in 60 secondi, ma poi comunque ha reso possibile il preordine anche dei pezzi singoli che potete trovare appunto sul colossodinerd.com a quello che è il prezzo più favorevole in Italia per i Ghostbusters, per questa 2.0 dei Ghostbusters, cui li trovate singoli appunto a 389, più il bundle creato dal Colosso di Nerd, da non confondere con quello di Blitzway vero e proprio, quindi non è quello con gli accessori aggiuntivi, ragazzi, ok? A 1550 per avere tutti e 4 i personaggi, quindi con dello sconto. Io, fossi in voi, soprattutto se non avete la versione 1.0 dei Ghostbusters, me li aggiudicherei, raga, perché tutti lo sappiamo, ne abbiamo parlato allo sfinimento di questi Ghostbusters, erano super attesi e sono dei prezzi veramente eccellenti. Poi abbiamo varie roba, tipo questa statua di Hokuto no Ken a 38 euro che è una sciapata, quindi quasi quasi me la prendo anch'io, e varie figure da Terminator. Da segnalarvi è Art del Clown della NECA, altra release NECA straordinaria secondo me, a 42 euro. Delle repliche 1-6 della Present Toys di Breaking Bad, abbiamo sia Walter White che Jesse Pinkman, anche queste preferisco Walter White. Jesse c'è qualcosa nel viso che non mi convince tantissimo, raga, comunque andate a dargli un'occhiata perché ne vale la pena. Poi abbiamo la Tri-Zero finalmente di Lucy di Edge Runner, di Cyberpunk Edge Runner a 199, Tri-Zero che per gli anime soprattutto lavora egregiamente, quindi anche questo ha un prezzo abbastanza conveniente, va assolutamente presa. E poi, ragazzi, abbiamo repliche in scala 1-6, sempre a 469 euro, di Virgil e Dante da Devil May Cry 5. Queste sono veramente una figata, raga. Quindi anche qui fatemi sapere che cosa ne pensate e se preordinerete questa roba. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro come sempre una buona domenica. Se vi va, parliamone qui sotto nei commenti, facciamo due chiacchiere su questo nuovo Batman, su quelle che sono le release, che cosa pensate soprattutto di Han Solo, se avete preordinato i Ghostbusters, se ce l'avete fatta e se li prenderete, li recupererete sul colossodinerd.com. Detto questo, speriamo che la prossima settimana ci sia qualche annuncio un po' più piccantello. Siamo agli sgoccioli per l'uscita del film di Superman, quindi mi aspetto o nella settimana entrante o in quella successiva al massimo un annuncio da parte di Hot Toys. Sarebbe stupida se non lo facesse prima dell'uscita del film o nelle vicinanze comunque, ma non dopo. Stessa cosa per i Fantastici 4 a fine mese, quindi raga, dovrebbe essere quello di luglio un mese che riserverà qualche bella sorpresa, speriamo bene e speriamo anche che si decida Hot Toys a rilasciare il più possibile le doll.
Rimaniamo in attesa anche di Nart, chissà che cosa ci proporrà visto che ha aumentato così tanto la catena di produzione. Io vi saluto, ancora buona domenica, ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto.